Ciao ragazzi, in questo breve video vi parlerò di come creare un sistema alimentare efficace per il vostro villaggio in Medieval Dynasty. Quindi se siete alla ricerca di qualche consiglio su come sfamare con successo gli abitanti del vostro villaggio, siete sul video giusto. Vi darò qualche suggerimento per quanto riguarda l'agricoltura, la caccia, la pesca, l'allevamento e infine la gestione e il monitoraggio delle risorse, che è uno degli aspetti più importanti. Per quanto riguarda l'agricoltura, coltiva appena puoi e non limitarti ad un solo tipo di raccolto. Pianta diversi tipi di verdure, cereali e frutta per garantire una fornitura costante di cibo durante tutto l'anno. Non sarà necessario acquistare da subito tanti semi, acquistane pochi, perché tanto ad ogni raccolto, oltre agli ortaggi, riceverai semi in abbondanza. Nelle prime fasi prediligi gli ortaggi come carote, cipolle, barbabietole e cavoli. Questo perché saranno consumabili crudi appena raccolti e saranno un'ottima fonte di cibo. Successivamente potrai usarli come ingredienti per i pasti cotti. I cereali invece devono essere trasformati in farina per creare pane e derivati, cosa che non potrai fare da subito, quindi non ti daranno del cibo immediato. Se vuoi potrai coltivarli ugualmente per venderli o creare mangime animale. Anche gli alberi da frutto sono una buona fonte di cibo, ma solo nel lungo periodo. Infatti dovrai aspettare che crescano e dopodiché genereranno la frutta una volta all'anno. Se ti serve aiuto per la gestione dei campi, guarda questo video, te lo lascerò nella schermata finale così potrai guardarlo in seguito. Il capanno da caccia è uno dei primi edifici che si sbloccherà e ti darà modo di assumere un cacciatore. Fino ad allora ti consiglio di usare lance, mazze o archi e frecce per cacciare animali selvatici come cervi, cinghiali e conigli. La carne cacciata è una fonte importante di cibo e potrà anche essere elaborata per durare più a lungo sotto forma di carne essiccata o carne salata. Non dimenticarti di avere con te un coltello, altrimenti non potrai lavorare l'animale che avrai cacciato. In alternativa puoi piazzare delle trappole che cattureranno delle prede per te. Costruisci poi un capanno da pesca e assumi un lavoratore, oppure pesca tu stesso per catturare pesci nei fiumi e nei laghi. Puoi usare un arpione o anche arco e frecce, naturalmente anche una balestra volendo, mentre il lavoratore può usare soltanto l'arpione. I pesci potranno poi essere arrostiti o lavorati per ottenere carne di pesce e anche in questo caso il pesce può essere essiccato o salato per essere conservato più a lungo. Anche per i pesci puoi utilizzare delle trappole che trovi sotto forma di reti da piazzare. Per quanto riguarda l'allevamento di animali, inizia con polli e maiali per avere accesso a carne, uova e l'importantissimo letame. E successivamente aggiungi capre e pecore per avere latte e lana. Man mano che il tuo villaggio cresce, puoi aggiungere mucche per altro latte e altra carne, e infine asini e cavalli per il trasporto. Tieni sempre più femmine che maschi e anche se suona crudele, macella gli esemplari in eccesso o i più anziani per avere carne e materie prime. Potresti anche venderli, ma secondo me conviene di meno. Assicurati che gli animali abbiano sempre cibo a sufficienza e se preferisci puoi costruire dei recinti per contenerli. Ma non preoccuparti, anche senza recinto a fine giornata torneranno comunque nel loro capanno a dormire. Per migliorare la gestione e il monitoraggio delle risorse, tieni traccia delle tue scorte alimentari, pianifica i raccolti e fai nascere del bestiame da sfruttare per evitare le carenze. All'inizio ti consiglio di far consumare i cibi crudi, man mano che il tuo villaggio crescerà potrai lavorare i prodotti e gli ingredienti per creare pasti sempre migliori ed elaborati. Costruisci appena puoi il magazzino e la dispensa che ti aiuteranno nella gestione delle scorte e quando avrai raggiunto una buona scorta di cibo ricordati di impedire ai tuoi abitanti di consumare gli ingredienti che ti servono per cucinare. Spero tu sappia come farlo, altrimenti guarda questo video in cui te lo spiego. Buona dinastia medievale e al prossimo video!